Se c'è qualcosa di affascinante dell'influenza che esercita una città come Roma, forse è proprio un certo tipo di percezione del tempo che si comincia ad avere dopo un po' di tempo che si vive in questa città. Non mi riferisco solo a come città e campagna si compenetrano intorno al suo perimetro, molto insolito e molto netto lo stacco, e nemmeno mi sto riferendo ai suoi tanti dislivelli tra colli, rilievi e colline sullo sfondo. Dico questo perché la percezione dello spazio è strettamente legata a quella del tempo. E in questo caso mi sto riferendo a come convivano negli stessi ambienti, a volte anche in uno stesso edificio, diverse epoche, diversi stili, diversi strati della storia. L'epoca romana, quella medievale, rinascimentale, barocca, umbertina, fascista, moderna, eccetera. E tutto insieme. E questo sicuramente produce una percezione estetica della temporalità molto particolare. Prendiamo Piazza Santa Maria in Trastevere, che forse non è l'esempio più clamoroso nella zona intorno al Campidoglio, Teatro Marcello, Ghetto e Isola Tiberina. Si trova forse l'apoteosi di questo sandwich spazio-temporale, va tutto il centro storico in realtà. E tuttavia in questa piazza troviamo elementi del III, del XII e del XVII secolo. Facciamo un passetto indietro e vediamo là inizio secolo. O nella seconda metà dell'Ottocento. O anche prima in alcune illustrazioni. E se vi proponessi adesso un'immagine di questa stessa piazza ancora più indietro nel tempo, sapreste riconoscerla? Apprezziamola insieme immergendoci in un passato ancora più remoto. Qui siamo nel Paleozoico, nel bel mezzo del periodo cambriano, in questa coinvolgente e toccante ricostruzione di Piazza Santa Maria in Trastevere, così com'era, pensate un po', 505 milioni di anni fa. Si noti l'assenza di sanpietrini, la pavimentazione non ancora a pavé, il fondale sabbioso e naturalmente la presenza di acqua allo stato liquido. Il banco di Picaia gracilens copre in parte la vista dell'area dove verrà inaugurata da Papa Callisto la basilica. Al centro, al posto della fontana del Bramante, un'imponente formazione di spugne cornee, la Vauxia gracilenta, ormai con grande rammarico estinte. Questa classe di demosponge non è sola del resto ad occupare il perimetro della piazza, sia in fondo, sulla destra, in corrispondenza di Via della Lungaretta, che a ridosso di quello che oggi è il Palazzo di San Callisto, rimangono ancora numerose stromatoliti non ancora minacciate dai metazoi brucatori che più tardi affolleranno Trastevere. Che dirvi ragazzi, una Roma irriconoscibile, praticamente sconosciuta ai più.